Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto dal risultato del deck builder Cristiano Ferrara, che si è distinto in un torneo locale con una build che punta a sfruttare con profitto una delle leggendarie provenienti da dominare United. Salta subito all'occhio il color pie che avremo a disposizione, quello Jund, che nel panorama del formato non vede molti spazi, forse a causa delle scelte al momento limitate, sul fronte dei generali in grado di reggere le complessità del Centurion, veloce e ostico da interpretare. In questo caso abbiamo per le mani una creatura, o meglio lo spirito di un viandante, che aveva fatto la sua comparsa nei precostruiti del 2018 e che in questa nuova veste prova ad abusare di uno dei permanenti più potenti e versatili dei formati a 100 carte, le terre. Questa volta li parleremo di Swallowing Grace. Siamo di fronte a una creatura molto particolare, ricomba di abilità ed effetti che ci possono fare molto comodo se saremo in grado di valorizzare sia le terre in mano sia quelle presenti nel cimitero, abusando in più occasioni di questo particolare comparto del mazzo. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 1 generico, 1 nero, 1 rosso, 1 verde, abbiamo un avatar felino con forza 5, costituzione 4 e 4 abilità, tutte collegate in un modo o nell'altro alla presenza di terre in mano o nel cimitero. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta Swallowing Grace entra nel campo di battaglia o attacca, puoi mettere sul campo di battaglia sotto tuo controllo tappata una carta terra da un cimitero. Nella seconda c'è, paga un mana verde, scarta una carta terra, guadagni 3 punti vita. La terza abilità dichiara, paga un mana generico 1 rosso, scarta una carta terra, pesca una carta. Infine nella quarta troviamo, paga 2 mana generici 1 nero, scarta una carta terra, Swallowing Grace è indistruttibile fino alla fine del turno. Tappala. Con un comandante così ricco di opzioni e possibilità, uno si potrebbe perdere, ma in realtà, visto il focus di tutto questo ruling, finalizzato a utilizzare sia le terre in mano sia quelle presenti nel cimitero, l'approccio alle partite sarà piuttosto semplice. Da un lato, con il Corropai a disposizione, aumenteremo il mana, dall'altra controlleremo il match quanto basta per permettere l'ingresso agevole del generale in campo, iniziando ad acquisire, con lui e i suoi effetti, vantaggi, 3 punti vita e nuove carte in prima battuta. Con queste premesse, uniti all'ultima abilità che può proteggere in extremis il comandante, avremo tutti gli elementi per fare nostro al match, anche solo con i danni da generale, visto che le sue statistiche non sono certo risicate. Un piano di gioco che non si discosta molto da quello che offriva la precedente versione di questo viandante, che con la sua anima prova a dimostrare, come se ce ne fosse ancora bisogno, che i felini hanno sempre molte vite su cui contare. Con così tante abilità ed effetti offerti da Swallowing Grace, tutti orientati a utilizzare le terre in eccesso in mano o quelle finite nel cimitero, è chiaro che punteremo a valorizzare al massimo questi permanenti, cercando in primis di aumentarne il numero in campo. Da questo punto di vista il verde ci dà grandi strumenti per incrementare il mana a disposizione, con ulteriore land drop o altri stratagemmi. Basti pensare a Curse of Krunkwix, Dryad of Elias Grove, Primal Titan, Rada, Erdok Keld, Ramavok Excavator e Sakura Tribelder. Queste creature calzano a pennello con il desiderio di aumentare il mana a disposizione, in alcuni casi anche permettendoci di giocare le terre dal cimitero, area che sicuramente riempiremo in diverse occasioni, vista l'abilità del nostro generale. Anche grazie a Crucible Worlds, Exploration e Wrenn 6 avremo modo di alimentare, anche senza il generale in campo, il desiderio di manipolare a nostro vantaggio le terre a disposizione, che fungono, come avete già compreso, da spina dorsale di questa build. Fiore all'occhiello di questa strategia saranno Life from Belom e Darkmoor Salvage, che con la loro abilità Dredge, unita alla possibilità di riprendere terra in mano, passandola al cimitero, ci daranno la benzina per attivare l'abilità del generale, che a lungo andare offre un value enorme per le nostre partite. Purtroppo dobbiamo spendere mana per attivare i suoi effetti, quindi ci doteremo di alcuni elementi per aumentare il mana a disposizione, con Orcish Lumberjack, Nature's Lore, Search for Tomorrow e 3 Visits, senza rubare troppi spazi alle carte di maggiore peso. Non possiamo infatti puntare solo sul comandante per strappare la vittoria, ma per questo schiereremo carte di prim'ordine, Vegitrog Monster e Titania Protector Argot, che sinergizzano al meglio con le meccaniche della lista, proponendo abitanti e nuove carte, oltre a statistiche in campo di tutto rispetto. Ovviamente con i colori a disposizione inseriremo una serie di staple tra Opposition Agent, Ragavan Nimble Pilferer e Sylvan Library, che anche se non direttamente collegate al gameplay principale, sono troppo forti singolarmente per non trovare posto nella lista. Con il mana a disposizione per dare manforte al comandante inseriamo alcuni Planeswalker, Chandra Awakened Inferno e Chandra Torch of Defiance per un surplus di danni e Grist the Hungertide con Liliana of the Veil per incrementare l'hate verso le minacce, così da darci una mano a stabilizzare la partita. Viste le creature di peso e la tendenza a svuotarci la mano in fretta, inseriamo tra le 99 anche Minsc and Bow, Timeless Heroes, una carta irrinunciabile, visto che può anche valorizzare le nostre combat per strappare in scioltezza gli ultimi danni al nemico. Focalizzandoci invece sulle terre, è chiaro che useremo tutte quelle maggiormente utili, a partire da qualche rimozione, con Blast Zone, Bojuka Bog e Wasteland.
carte in alcuni casi riutilizzabili, con i mezzi che ci permettono di riprendere dal cimitero, aumentando il valore dei loro effetti. Per proteggere il generale, ma anche non scoprire il fianco a combat avversarie, inseriamo Cavern of Soul, Maze of It e Glacial Chasm, carte ottime, anche quando non sono adatte al matchup in quel momento, potendole ciclare con gli effetti di discard del nostro avatar felino. Con diverse terre speciali tra i 99 risulteranno utilissime Urborg, Tomb of Yammoth e Yavimaya, Cradle of Growth, per stabilizzare i colori in campo, così da avere sempre a disposizione il nero e il verde, indispensabili per molte delle nostre tech migliori. E visto che il nostro setup valorizza al meglio questi permanenti, non possiamo esimerci da utilizzare con profitto un paio di chiusure basate su di loro, con Scapeshift abbinato a Valakut e Mountain Pinnacle e la combinazione di Dark Depths con Vespian Stage, per annichilire il nemico in poche semplici mosse. Fin qui abbiamo capito l'importanza delle terre in questa lista capitanata da Soul of Windgrace, ma viste alcune peculiarità specifiche e alcune delle chiusure presenti, dovremo utilizzare con profitto i restanti slot con carte utili a dare consistenza all'azione. Andremo quindi ad impiegare un buon numero di tutori dedicati espressamente a questi permanenti, tra il Wish Reclaimer, Crop Rotation, Dig Up, Realms Uncharted, Sylvan Scrying e Expedition Map, scegliendo il meglio a disposizione per cercare quello che ci è più utile per portare a casa il risultato. Questo comparto verrà ampliato da tutori più generalisti, con Berserk Queen, Dark Petition, Green Sun Zenith, Grim Tutor e Profane Tutor, visto che alcune delle nostre win condition sono a base creatura o necessitano di magie specifiche per andare a segno con consistenza. Con tutte queste giocate chiave ci serviranno degli scartini per proteggere l'efficacia e con Durace, Inquisition o Kozilek e Tuxeis proveremo a rintuzzare le repliche del nemico, soprattutto quando siamo pronti a sfoderarlo delle nostre chiusure ad effetto. Con i colori a disposizione avremo un ottimo comparto rimozioni, con Abdob Decay, Assassin Trophy, Cut Down, Dismember, Fatal Push, Lightning Bolt, Maelstrom Pulse e Sudden Edit, prediligendo quelle che possono colpire i permanenti a tutto tondo, così da non rimanere impantanati nelle partite da pezzi rognosi da gestire. Per rispondere a board affollati useremo il meglio del nostro color pie tra Damnation, Pernition Deed e Toxic Delage, così da assicurarci che le minacce ai nostri punti vita spariscono in un sol colpo, ribaltando le sorti della partita in nostro favore. Anche sul fronte delle risposte contro i cimiteri avversari abbiamo ottimi pezzi a disposizione, con Dead Try Shaman, Scavenging Ooze e Clean to Dust, così da spegnere quelle recursioni pericolose che possono mettere in crisi in breve tempo la nostra partita. Per recuperare a nostra volta qualcosa dal cimitero avremo a disposizione il giusto Reanimate, anche perché il focus principale del nostro mazzo sono le terre, e per quello abbiamo diversi elementi utili per recuperarle con profitto da questa area di gioco. Chiudono questa sezione un paio di carte modali, Collage Command e Witherbloom Command, carte ottime per piegarsi alle esigenze del momento, pronte a sparigliare le carte, mentre noi, un passo alla volta, andremo a conquistare la nostra vittoria. Con in mente un piano di gioco che valorizzasse le terre e i colori Gian, il nostro Cristiano Ferrara è arrivato a utilizzare con profitto solo Windgrace, nella lista che vi abbiamo presentato in questo primer, dopo un lungo viaggio attraverso le evoluzioni del formato. Tutto è iniziato con Lord Windgrace, cercando di valorizzare al massimo questo generale in un'ottica control, utilizzando il potenziale del color pie e del value offerto dalle sinergie del viandante con le terre, soprattutto quando finivano nel cimitero. Il costo di cast, non certo leggero, unito a una certa fragilità rispetto ai mazzi aggressivi dei suoi punti lealtà, hanno convinto il nostro deck builder ad accantonarlo in favore di questa nuova incarnazione, che oltre a costare un mana in meno, andava a offrire un bittante interessante. Con gli effetti di ramp e la generale propensione ad aumentare il mana a disposizione, si può calare prima il comandante, ma anche abusare più volte dei suoi effetti con indubbi vantaggi rispetto a una singola attivazione di un Placewalker. Un cambio sicuramente favorevole è quello di utilizzare solo Windgrace, certi che le sue qualità, unite a un costo più abbordabile, lo rendano un solido candidato per le nostre vittorie, basate su diverse tech, tutte attuabili con facilità. Vista la natura midrange che Cristiano Ferrara ha voluto imprimere alla sua build basata su solo Windgrace, si approccerà ad ogni partita a seconda dell'avversario da affrontare, visto che abbiamo a disposizione chiusure e piani di gioco anche molto diversi tra loro. Se dobbiamo confrontarci con un archetipo veloce e aggressivo, potremo sfoderare il nostro arsenale di interazioni e scartini, che ci offre molti modi per spezzare le velleità dei nemici più rapidi, mentre noi, con qualche turno in più, inizieremo a macinare vantaggi su vantaggi. Nel caso l'opponente punti a controllare la partita, dovremo trovare, in primis, Cavern of Soul, pietra angolare per proteggere il generale, terra non certo difficile da scovare o da recuperare, nel caso venisse prematuramente rimossa. Con questa tech a disposizione potremo aggredire il nemico con le creature di peso, oppure provare a passare per Scapeshift e Valakut e Mountain Pinnacle, anche se si tratta di un'opzione rischiosa, visto che avremo solo i discard effect per proteggere questa chiusura. Quindi non siamo imbrigliati a un gameplan predefinito, anzi, questo solo Windgrace sarà capace di accompagnarci, fedele e sicuro, con le sue sinergie, senza scomporsi più di tanto, come il più forte dei felini nella foresta.
Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere come questa lista basata su solo Windgrace si posiziona nel meta centuino rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck saremo in leggero vantaggio sia per la densità di rimozioni presenti nel mazzo sia per le nostre creature, che saranno quasi sempre degli ottimi paranti, senza contare che abbiamo l'abilità del generale che ci fa guadagnare vite agilmente. Verso i control deck siamo di fronte a un matchup bilanciato dove i counter possono risultare un problema, in parte arginabile, ma con gli scartini e il nostro motore di vantaggio in sinergia con le terre, come Wasteland, potremo mettere in croce la mana base del nemico di turno. Verso i combo deck abbiamo più difficoltà, visto che abbiamo solo gli scartini per poter interagire con successo le sue carte chiave, quindi dovremo agire in fretta, premere sull'acceleratore con i nostri bittanti, sperando di finirlo a suon di danni prima che sia troppo tardi. Un'ultima considerazione va a Raffine Scamming Seer, sicuramente problematico vista la mole di volanti che può schierare in fretta, unita a una serie di interazioni che ci possono rallentare troppo, a meno di giocate d'effetto, che possono ridimensionare il suo vantaggio in campo. Con la varietà offerta dalla Colopai a disposizione, il nostro Cristiano Ferrara, per questo solo Windgrace, ha avuto il suo bel da fare a ottimizzare la lista, vista la quantità di carte disponibili, tutte papabili per entrare di diritto tra le 99. Ci sono però degli esclusi eccellenti, come nel caso di Oracle of Muldaya, che non offriva, per 4 mana, il vantaggio sostanziale rispetto a carte meno esose in risorse, come ad esempio Curse of Knufix o Rada Erd of Keld, ma più funzionale alla strategia del mazzo. Una carta che invece troverà posto in una futura variante sarà di certo Necropotence, visto il vantaggio carte potenziale ben supportato dal comandante, che offrendoci un buon motore di life gain ammortizza i punti vita persi da questo potente incantesimo. Eccoci arrivati al termine di questa lunga disamina. Ringraziamo Cristiano Ferrara per averci accompagnato nella scoperta di questa leggendaria unica nel suo genere, che prova a rivedere gli archetipi Lens, che ultimamente non stanno vedendo molto gioco nel formato. Se volete approfittare di un color pie inedito o semplicemente volete sfruttare al massimo le sinergie tra terra e cimitero, questo solo Windgrace potrebbe fare a caso vostro, offrendovi ampi spazi di manovra sia sul fronte della giocabilità che del deck building. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.